Ciao amici, finalmente è il 17 maggio e oggi si parte per il Guitar Show di Padova. Ed eccoci qui sul treno per Padova. Sono partito oggi venerdì semplicemente perché oltre a vivere l'esperienza della fiera, quindi a vedere le chitarre, attrezzature, ampli e tutto quello che ruota attorno a questo evento molto, molto bello che è il Guitar Show, una delle cose più interessanti secondo me è quello di incontrare le persone che ho conosciuto durante tutto il mio percorso musicale di questi anni, le persone conosciute sui social, le persone conosciute tramite collaborazioni, e questa sera in particolare, cioè venerdì sera, il giorno prima dello show, ci sarà la cena del Guitar Café di Vince Carpentieri, quindi ci riuniremo questa sera al centro di Padova, andremo a mangiare una pizza tutti insieme e secondo me questa forse è la parte più interessante di questi eventi, dell'evento come Guitar Show. Non so ancora se farò soltanto un video lungo di tutta la fiera e di tutta l'esperienza o se la dividerò in 3 parti, cioè venerdì, sabato e domenica, in maniera tale da darvi proprio un overview completo di quello che succede negli eventi, insomma, di com'è la vita all'interno di questa manifestazione. Ovviamente per tutti quelli che non sono potuti venire spero che questo video insomma sia utile per farvi vivere almeno in parte l'esperienza. Stiamo aspettando, adesso vediamo dopo il numero. Stiamo aspettando alcune persone che arrivino. Ed ecco arrivato il personaggio famoso. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Grazie, grazie. Come state? Ma tutto bene. Di essere qua con noi. Ma soprattutto vederti. Ah, grazie. Aspetti che riprendo qua gli altri. Cioè, come sta? Fate la nuova. Guarda che belli. Arrobe. Di persone. Sono rimasti dei soldi in mano. Allora no, vogliamo sapere. No, allora ragazzi. No, vogliamo sapere perché sei arrivato così in ritardo. No, è colpa di Simone Monopoli perché Siete arrivati così tardi. è colpa Perché di dovevo Simone fare la pipì. Non ho capito. Perché dovevo fare la pipì. Sì, no, Simone Monopoli aveva la macchina troppo piccola e quindi ci siamo dovuti stipare Ma in non ci credo condizioni. nemmeno se lo Monopoli, senti, ma mi fai dormire con te nella tua macchina troppo piccola? Allora, io ti spiego. Io sono alla casa del Pellegrino. Mamma mia, già Ho il un nome. lettino monacale pulitissimo che l'ho guardato e ho pensato, cazzo, vado a letto col saio di Utah. Senti, ma Però sì, ma perché dormiamo siamo insieme arrivati così tardi? perché siamo sbronzi. Ah, è una buona. Già stasera, festa che Pensa, Crescenzo, pensa Secondo me era Natale, io ero si vediva. un applauso a Cangiano che è finito il periodo di prova! Ufficialmente non licenziabile! Venerdì sera qui, dopo aver mangiato tutto rosso pomodoro, ho preso il mio monopattino. Non fate queste riprese, mi raccomando, perché potete cadere come ho fatto io, e qui sono arrivato in struttura vicino alla stazione, proprio a pochi passi. Entro dalla porta, vi faccio vedere brevemente com'era questo B&B, molto bello devo dire, a parte al piccoli inconvenienti ho avuto all'inizio prima di entrare. Vabbè, non ne parliamo. Questa è la camera, 2 letti qui sotto, un altro letto sopra, tanto ero solo, non era un problema. Adesso vado a montare e mi tuffo nella notte. Qui si riparte, il giorno dopo, sabato, partenza appunto del Guitar Show. C'era una bella fila, la cosa figa è che insieme al Guitar Show c'è la campionaria, quindi la possibilità anche per le famiglie di poter fare cose diverse, non solo questo show. Thank you.
Ciao a tutti, sono Stefano Di Mogar, siamo qua al Guitar Show 2024 e vi faccio fare solo un giro veloce sulla parte pedaliere e per mostrarvi qualche novità del nostro catalogo. Qui togliamo la cuffia. Grosse novità non ce ne sono perché sono prodotti già conosciuti, c'è Opus di Two Notes con un paio di Tech 21, anche il Sansamp famosissimo, lo zio, bella zio di Source Audio, Gemini di Source Audio sempre e Collider Reverb Delay. Niente di nuovo, ma sempre grandissimi pedali, grande qualità. Ecco, qui invece c'è qualcosa che per noi è nuovo, assolutamente non solo per noi ma per tutti, che è Tonex One. È novità di K Multimedia del famosissimo Tonex, ma in versione molto più piccola, molto più trasportabile ancora di più e a circa la metà del prezzo, quindi una bomba. Abbiamo anche Morley, che per noi è una novità a catalogo, ce l'abbiamo da qualche mese, la classica e storica azienda di produzione wah-wah come il Bad Orsi di Steve Vai e molti altri, ma ci sono anche pedali del volume, fuzz e quant'altro, tutto per completare il vostro suono alla grande. E qua dove c'è il nostro amico Antonio che suona con una bella FGN, abbiamo una bellissima pedalboard fatta fondamentalmente di soli Eventide con Tonex come piattaforma, diciamo pedali. Abbiamo tutti quelli che sono i Dot 9, i cosiddetti Dot 9, che sono derivati dagli algoritmi dell'H9. E niente, questo è il nuovissimo, il più recente è il Riptide, che è un overdrive vibe molto interessante, analogico, e quindi è un bel prodottino, insomma. Naturalmente abbiamo Zoom con, andiamo a fare un salto di qua. Qui abbiamo soltanto un paio dei nuovi MS, abbiamo l'MS 200D e l'MS 50G Plus, che sono le evoluzioni di quello che è stato già creato nei vecchi MS in passato, splittati anche su diversi pedali, per cui avete più possibilità di gestire tutto quanto in pedalboard come volete. Facciamo un giro anche sulle chitarre. Allora, qui abbiamo FGN, che è la chitarra che stava provando anche Antonio prima sulla pedaliera Eventide. Cosa dire, fabbrica giapponese, tutto fatto in Giappone, chitarre stupende veramente, rapporto qualità-prezzo unico. Poi passiamo a, questo è un LTD, è fuori posto diciamo rispetto al resto perché ha uno shape difficile da gestire. Abbiamo ESP e I2, quindi tutto ciò che è fatto in Giappone della famosissima casa di produzione. Poi abbiamo un po' di novità LTD che sono molto interessanti perché sono tutti sample di prodotti che arriveranno nella seconda metà dell'anno. Molto interessante la George Lynch, assolutamente un pezzo meraviglioso. Poi abbiamo Viper, abbiamo MH, abbiamo sempre le C1000 con i Fluence, un po' di novità ci sono, molto interessanti. Grazie ragazzi. Ciao, sono Andrea Pozzi, marketing manager di Midiware. Quest'anno al Guitar Show esponiamo le ultime novità principalmente di Universal Audio, che in 2 anni ha messo a catalogo ben 18 pedali della serie YFX, per cui abbiamo l'effettistica di ogni tipo con le perfette emulazioni di riverberi, lexicon piuttosto che compressori, come lo storico 1176, proprio un marchio, un patent pending, brevetto originale di Universal Audio. La caratteristica di questi pedali è proprio il fatto che Universal Audio detiene i diritti proprio di utilizzare questo tipo di algoritmi, in modo tale che questi pedali alla fine non sono dei semplici emulatori, ma rappresentano in tutto e per tutto la qualità degli outboard originali
tutti racchiusi nel formato compatto di uno Stonebox. E in più abbiamo le emulazioni di ampli. Adesso il più, diciamo, desiderato, che qui in fiera è stato quello più richiesto per le prove, è il Lion, che è una perfetta emulazione di amplificatori Marshall, e ci sono anche delle emulazioni della Fender, della Vox, e questo tipo di pedali consente ormai al chitarrista di salire sul palco collegandosi anche all'impianto direttamente senza portarsi testata, cassa. Con un semplice pedalino riesce a ottenere l'effetto desiderato di un bell'amplificatore importante, Marshall, Fender o Vox anche dannata. E abbiamo poi chiaramente, per quanto riguarda il settore chitarre, le nostre chitarre acustiche Washburn, acustiche elettrificate di grande pregio con legni di grande qualità. E per la parte di effettistica c'è anche Warm Audio, che ultimamente sta facendo dei cloni molto molto interessanti, come il clone del Centavo, e l'ultimissimo il Ringer Bringer, che emula il pedale storico Mooger Fugger. E anche per quanto riguarda Warm Audio si attendono già quest'anno altre nuove interessanti emulazioni. E abbiamo poi la parte un pochino dedicata alla registrazione, al recording, all'audio professionale, principalmente Genelec per quanto riguarda gli studio monitor, SSL con il piccolo Six, che sono tutte soluzioni perfette per il chitarrista che in studio si vuole creare un piccolo recording studio adatto per registrare le sue tracce. Ultimo ma non ultimo, l'Aux-Amp, sempre di Universal Audio. Questo è uno dei prodotti che ci dà più soddisfazione per il settore chitarre, in questo caso collegato a una testata bellissima italiana mezza barba, e anche in questo caso abbiamo una soluzione perfetta per poter registrare a casa come se si fosse in uno studio o anche dal vivo, utilizzare testate storiche e simulazione cabinet. Ciao a tutti, grazie Leo per lo spazio. Siamo qua al Guitar Show con Vibely. Vibely è la piattaforma didattica che ho fondato qualche anno fa, che raccoglie tutti i musicisti più importanti d'Italia. Vi faccio alcuni nomi: sulla chitarra Luca Colombo, Mattia Tedesco, Eugenio Cattini, Marco Sfogli, Giuvazza, mille altri, tutti insieme all'interno di un'unica piattaforma per creare i migliori corsi possibili. Sono tutti inclusi all'interno di un unico abbonamento. L'obiettivo è quello di aiutare chiunque a studiare, perché nel momento in cui hai delle lezioni brevi che vanno dritte al punto, che sono organizzate secondo un metodo preciso, migliori appunto in compagnia dei migliori insegnanti. Quindi grazie davvero Leo per lo spazio e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao a tutti, sono Germano D'Antone di D'Antone Edizioni. Ci troviamo nel Creators Roundtable, che è questo spazio che è stato creato appunto qui all'interno del Guitar Show, uno spazio che rappresenta un po' l'essenza di quella che è la comunicazione dedicata alla chitarra e al basso sul web. Non solo, come editore ho cercato di portare avanti questo discorso sia dal punto di vista editoriale che dal punto di vista della comunicazione, appunto per dare uno spazio concreto, fisico, a quello che è la comunicazione dei divulgatori della chitarra. Quindi lo scopo di questo spazio è quello di portare la gente a conoscere personalmente i protagonisti del web, i protagonisti della didattica, della divulgazione, e io da editore mi sono sentito in dovere di accompagnare questa evoluzione sia dal punto di vista editoriale ma anche creando questo evento grazie alla collaborazione con il Guitar Show, che ha accettato e mi ha aiutato a svilupparlo. Quindi
questo è lo scopo del Creators Roundtable e credo che sia un successo già da 2 anni e speriamo di portarlo avanti. Vai. Eccoci qua, siamo nello stand di Tommasone qua al Guitar Show di Padova. Abbiamo cercato di fare insieme a Thomas e a tutti i ragazzi di Music of Young uno stand divertente, quindi un po' un'esposizione, vero, uno stand musicale. Quindi abbiamo esposto un po' di chitarre, di Taylor, Martin, Cole Clark, Gibson, insomma tutto il nostro percorso acustico, la parte elettrica. Ci abbiamo cercato di portare i prodotti del Custom Shop, tutti i prodotti di profilo alto e poi tanta musica sul palco con i nostri amici di Music Off con i quali facciamo tutti i video, quindi Moreno Viglione e Alberto Lombardi, ma anche tanti ragazzi giovani che con un po' di emozione si sono esibiti sul palco e anche tanti grandi big, perché Thomas ha avuto, insomma, in amicizia ha avuto modo di farli suonare Ciro Manna, adesso non voglio elencarli tutti, Enrico Santa Caterina, poi insomma tutti, sono stati tutti bravissimi e fantastici. E poi ecco, l'idea era di far suonare a tutti dei brani originali, che non fosse il solito, diciamo, riff di Smoke on the Water da fiera, ma suonare i brani propri. Quindi l'idea era chiedere a ognuno: vuoi partecipare? C'hai almeno un brano originale? Poi tutti ce ne avevano 2, quindi è stata veramente un'occasione di fare musica insieme in un posto veramente allestito alla grandissima, quindi abbiamo potuto anche usare un impianto senza rompere i coglioni, ecco, troppo fuori da qua. Sì. O almeno speriamo. Sì. Comunque sì, l'evento è stato piacevole, ben organizzato, tanto pubblico e siamo contenti soprattutto di tornare dopo 3-4 anni un po' zoppi in una situazione di sana normalità. Credo che ne abbiamo tutti bisogno, della musica dal vivo, di questi eventi che ci permettono di parlare, di incontrarci, di socializzare e di vivere la musica per quello che è. Il web è bellissimo, tante cose belle, però la vita reale è più bella e più divertente, vedere i ragazzi sorridere, ascoltare, ballare, canticchiare, battere il tempo davanti ai musicisti o mentre un amico suona una chitarra è la cosa più bella per noi. Poi guarda, dico un'ultima nota, che noi abbiamo qualche capello bianco e effettivamente non immaginiamo che oggi i ragazzi di 20 anni cose del genere non le hanno mai viste, perché gli ultimi Disma di 20 anni fa di un certo livello era qualcosa che loro non potevano aver vissuto, e vedere gli occhi loro entrare in un posto così con tutta questa esposizione, un po' emozionarsi. È in piccolo, diciamo, l'effetto del NEM di 20 anni fa, del Music Mess di 20 anni fa. Quindi sono molto contento, è stato veramente bello e loro sono davvero contenti. Diciamo che abbiamo fatto tanta fatica fisica, perché è chiaro che la fatica fisica per tutto questo, per preparare il palco, per seguire, per correre, è enorme, ma la ripaghiamo volentieri con gli occhi dei ragazzi che sono divertiti. Bene. Ciao. Grazie, un saluto a tutti. Ciao, sono Luca di Face Distribution e vi faccio fare una breve panoramica dei nostri pedali. Siccome ne abbiamo giusto un po', vi faccio vedere proprio 3 novità, 3 molto brevemente. Il Wannabe, che qua potete vedere in queste colorazioni un po' candy, però è un pedale molto versatile, molto utile. Qua abbiamo un overdrive clone accoppiato con un overdrive blues breaker. Caratteristica molto interessante è che il routing può essere messo in qualsiasi direzione, quindi uno nell'altro o anche in parallelo, quindi una quantità di sonorità
veramente infinite, oltre ad altre piccole chicche di feature che però vi lascio scoprire. Se volete potete andare tranquillamente sul nostro sito, su quello di Vitronics, a scoprirle. Per quanto riguarda invece Walrus, vi faccio passare al Walrus Ambient, che è della serie Fundamental, che sta andando molto bene proprio perché è la linea entry level di Walrus, e Walrus è molto conosciuta per lo slow, che è il suo riverbero ambient. Qui abbiamo un Fundamental Ambient che non è uno slow, ma richiama quelle sonorità ovviamente ad un entry price decisamente più basso, meno funzioni, però comunque 3 modalità di riverbero, Deep, Lush e Haze. Adesso non ve le sto a spiegare, però ricoprono un po' tutto quello che è l'ambito dei suoni, dei riverberi grossissimi, meravigliosi, un po' come si possono trovare nella musica ambient. E se volete un riverbero diverso, sicuramente per cominciare questo è il riverbero che fa per voi. Ultima cosa, e mi hai tolto proprio il riverbero di cui volevo parlare. Ultima cosa, ve lo faccio vedere qua nella pedaliera perché stiamo per fare una demo, è proprio il White Whale di Crazy Tube Circuit, marchio greco di cui andiamo molto orgogliosi perché sta crescendo tantissimo. È un vero riverbero a molla, infatti vedete che è bello spesso, e oltre ad avere una molla dentro è un riverbero analogico e tremolo. 3 opzioni di tremolo, tube, opto e arm. Tremolo armonico, come tutti sanno, negli amplificatori Brown Face di Fender era qualcosa di veramente incredibile, che dà una pasta incredibile al suono. Questo è da provare perché se non avete mai provato un vero riverbero a molla ne rimarrete veramente stupiti. Ciao, abbiamo qui tutta la nostra linea prodotti con la novità Medici, lo presentiamo ufficialmente nel mercato qui alla Guitar Show di Padova. È un fuzz con un more fuzz e con il blend. Controllo che ha spopolato su Medici e che quindi abbiamo importato anche nel nuovo prodotto. Poi abbiamo tutti i prodotti storici, si parte dalle modulazioni, il chorus phaser vitruviano, il compressore Leonardo, Michelangelo, il dual drive con il blend, gli overdrive, Lussuria e Dante. Dante è un overdrive classico, Lussuria più blues con dalle sonorità morbide, il tremolo ottico Galileo e infine il Nettuno e David over distortion, un fuzz e una distorsione grossa della casa grossa. Siamo qui e stiamo avendo i primi feedback da Medici e siamo entusiasti. Maestro, lei non si deve agitare. Le faccio una domanda molto semplice. Io ho sempre problemi col caged. Secondo lei come lo posso risolvere? Ci diamo del tu, no? Leonardo, guarda, il problema del caged
è un po' una bestia nera insieme ai modi, la pentatonica, quello che sia. È uscito, edito da Antone Edizioni, un nuovo manuale completo, il sistema Caged da 0 a 100, di cui casualmente ho qui qualche copia che in realtà accompagna il chitarrista alle prime armi, ma anche il chitarrista già un po' più esperto dell'argomento, che però vuole approfondire il discorso del caged e utilizzare soprattutto il caged in contesti che sono inimmaginabili per chi inizia. Perché? Perché nel momento in cui tu parli di caged, l'idea salta subito agli accordi aperti, qualcosa di elementare, di basilare. In realtà il caged può essere utilizzato come sistema di codifica per concetti anche più complessi sullo strumento, come l'improvvisazione, come il targeting melodico, e quindi il corso da 0 a 100 ti porta dagli accordi aperti fino alla codifica dell'intera armonia di una scala all'interno di uno dei box della scala e alla costruzione degli assoli prima in un solo box, ma poi connettendo i diversi box, sfruttando proprio le posizioni, le forme del caged come roadmap verso appunto la costruzione e il controllo del manico. Ma se io ad esempio volessi un percorso un po' più completo, cosa potrei fare? Diciamo che ci sono diversi sistemi didattici, partendo dalla Guitar Café Academy, Che guarda caso. che ho qui scontata al 50%. Ma si può usare anche dopo? Il QR fino a lunedì mattina, quindi alle 9 di lunedì stacchiamo, perché è un'offerta solo per la fiera, che ha una serie di percorsi didattici progettati proprio per essere seguiti soprattutto in maniera progressiva, per cui in corso d'opera ci si può associare, si entra nell'Academy e da lì si sceglie da dove partire e come proseguire. Quindi, Ciao a tutti, siamo qua alla fine di questo weekend pazzesco dedicato alla chitarra. È stato veramente un weekend intenso, sono molto stanco, vi dico la verità, adesso procede la fase più bella, che è quella dello smontaggio. Comunque è stato veramente molto bello, momenti umani soprattutto, bellissimi. Io ringrazio tutti coloro che sono venuti a salutarmi e a ringraziarmi. Io ringrazio loro per la gentilezza, il rapporto umano il calore che mi avete portato, perché per me è fondamentale. Fare informazione, fare divulgazione fatta bene è sempre un impegno che a volte costa fatica, però la passione proprio scavalca le montagne. E questi momenti qui dove ci si può stringere la mano, ci si può parlare, si può vedere le cose, si possono sentire le cose di persona, sono sicuramente molto importanti. Quindi ringrazio tutti, ringrazio tra l'altro Leo che è dietro la telecamera, che mi dà l'opportunità di ringraziarvi, eccolo lì, che mi dà l'opportunità di ringraziarvi. Saluto tutti i ragazzi della community e ci vediamo al prossimo anno. Mi dicono in una location diversa, ok, quindi sarà sicuramente interessante. Passione ragazzi, passione e informazione. E studiate tanto. No, perché sennò quella si... Lo solo gratis, ce l'abbiamo qua. No, però. Chi doveva rispondere? Oh, sul blog di Toro. Un blog? Che cazzo è nel 98 il blog?
perché lo stai facendo? Buongiorno a tutti ragazzi, lunedì 20 maggio, ore 7:45, ieri sera si è concluso il Guitar Show, abbiamo fatto una bella cena con amici vecchi e amici nuovi, come sempre è sempre un'emozione poter essere qui e incontrare le persone, vedere i prodotti, partecipare agli eventi. Probabilmente non ho fatto tutte le riprese che avrei voluto, non vi ho fatto vedere tutto, però questo è un piccolo racconto non del Guitar Show ma del mio Guitar Show. A volte ho preferito vivere alcuni eventi direttamente con gli occhi e non guardarli attraverso una telecamera. Vi invito la prossima volta ad essere presenti. Da quanto ho capito l'anno prossimo non sarà più a Padova ma verrà fatto a Bologna, perlomeno questi sono i rumor che sono arrivati, che sono trapelati nelle giornate di sabato e domenica. Niente, ci vediamo allora l'anno prossimo e come sempre seguite il canale, mettete like, un commento e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ciao ragazzi!